Ok, eccoci qua raghi, stiamo abbandonando alle nostre spalle la costa, il mare di La Spezia e dintorni, dove ci siamo fermati a pernottare, e stiamo tornando a casa per una strada che abbiamo fatto una volta sola. Svalicheremo gli Appennini dal passo del Cerreto, dove ci fermeremo un attimo proprio in cima a dare un'occhiata ai laghi, i famosi laghi del Cerreto. Poi proseguiremo, passeremo per Castelnuovo del Monte e poi sbucheremo fuori verso dalle parti di Modena, Sassuolo, dove però taglieremo, spero di beccare la strada per vedere un paio di posti interessanti. In realtà dai, questo è stato un rientro un po' pigro. Guardate lo skyline delle Apuane lì davanti, sono impressionanti da sto punto, proprio pazzesche, guarda, sono incredibili, aguzze, verticali, davvero un paesaggio molto molto particolare. Questa zona è una zona molto bella, molto particolare, non la conosco tanto perché siamo abbastanza lontani da casa mia, ma mi piace molto, ricca di storia. Qui almeno su la strada che ho fatto fino adesso, praticamente ogni paese aveva una fortezza, più che altro di tipo o medievale o napoleonica, e adesso niente, ci stiamo per preparare la salita per il passo del Cerreto, passo abbastanza famoso, credo che insomma i locals qui, i motociclisti lo conoscono molto bene, ne ho visti passare parecchi. Allora, come ricorderete all'andata, ero andato in paranoia durissima in cima al passo del Vestito. Prima di ripartire prendo la moto e noto che il manubrio si muove un po', cosa che non è proprio il massimo della vita. Fammi vedere un po' qua, perché questa cosa non mi piace per niente, anche se l'aspetto meccanico tecnico è la parte proprio più di me, del motociclista più scrausa e scarsa che ci sia. Sono comunque riuscito a identificare la vite un po' ammollata e grazie all'intervento divino ho recuperato la chiave dal 19 e ci ho dato una stretta. Spero che la mia forza di criceto sia abbastanza e niente, adesso mi sembra che comunque non si muova più. Comunque appena aprirà la mia fedelissima concessionaria di Harley Davidson Bologna, andrò a fare un'imbullonata generale e farò stringere tutto quello che si può stringere. Passeremo anche per un posto che non mi ricordo come si chiama, con un castellino incuneato in questa gola che è bellissimo, che però purtroppo non credo di poter riuscire a fare delle riprese aeree, perché sopra di esso, mi sa, ci sono un po' di cavi e io un po' mi caga addosso. Ecco qua, questo posto qua è strepitoso secondo me, guardate che bello. C'è questo castello incuneato qua a Verrucola, bellissimo, davvero bello. Un'altra torre là in alto, guarda che bello che è. Stupendo, stupendo. Ma noi, la nostra missione è andare a casa, per cui dai, ce lo riserviamo per quando ritorneremo. Ritorneremo perché il mio cuoricino mi chiama molto spesso in queste zone e rifaremo questa strada probabilmente e ci fermeremo, dai, magari in un'altra stagione un po' meno calda.
Si inizia, sì, una bella parte di curve, fino a che poi proprio non arriveremo alla salittona finale, che me la ricordo, con dei bei tornantoni, e la discesa dall'altra parte che è tosta, cioè ci sono dei bei tornanti a spigolone. È proprio una bella strada, c'è una natura qua intorno super lussureggiante, super selvaggia, e si sale al passo del Cerreto. Oh là, guarda che belle le curvette. Sì, cioè siamo proprio in orario del caldo, ma anche del pranzo. Ogni tanto pure attraverso il casco mi entrano dentro degli odori di cibo. Bello, 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 bello. Non c'è neanche tanta gente in giro. Finalmente si sono fermati tutti da qualche parte, spero. Sì, perché mi sa che da qui in poi non credo ci siano tanti centri abitati. Sulla sinistra purtroppo ci sono gli alberi, non si vede bene, ci sono le apuane nel loro proprio splendore, le loro vette aguzze. Un po' una giornata afosa, peccato. E già, e qui si comincia anche a sentire un po' più freschino, che bello, che scenario, che spettacolo. È bellissima sta strada, perché va su veramente su ste pareti abbastanza ripide, però è piuttosto tranquilla, non troppi tornanti e nemmeno troppo complicati, almeno da sto lato. Di là a scendere me lo ricordo un pochino più stronzetta, soprattutto la prima parte della discesa. Che bello, che bello. Poi appunto là sotto adesso io chiaramente non mi posso girare più di tanto, là sotto c'è ancora il mare, da qua si dovrebbe pure intravedere. Ma guarda sti boschi come sono proprio ricchi, come sono wow. E a proposito di correzione di errata coverage, quando ero poco prima del passo del vestito ci siamo fermati a quella cava molto affascinante che io ho chiamato Encrux, scritto, pensavo fosse scritto in realtà, perché c'è un cartello in alto in cui però si legge solo R e Ux. Io così arbitrariamente ho detto beh, ci sarà sicuramente una C, e invece non c'è nessuna C, è solo Enrux, pronunciato penso in francese Enru senza la X, ma non lo so. Comunque io ci ho messo una C per farlo assomigliare più all'Horcrux di Harry Potter e dargli più un aspetto sinistro, e in effetti è abbastanza, come dire, c'ha tutto un po' un aspetto che so, di notte mi cagherei addosso, sta lì. Sti boschi sono bellissimi, proprio bellissimi. No, davvero, sti boschi sono spettacolari. Mi sa che qui dovremmo essere abbastanza alti, dopo lo scrivo quanto. Perché comunque sì, dalle parti mie quando fai i valichi, come anche quelli più alti, sono quello della Betone o anche l'ultimo che abbiamo fatto, il vestito, non ci sono questi boschi di
aghi, foglie, di pini, così proprio belli. Sono diversi, hanno un altro fascino, ma questi proprio sono alta montagna. Ah, che bello! Questo bellissimo tornante proprio, ferro di cavallo. E mi sa che ci siamo. No, qui siamo a Fivizzano. No, arrivederci da Fivizzano. Ciao Fivizzano, sei stato molto gentile ad averci accolto. Oh, eccoci qua. Sì, Lago del Cerreto, Passo del Cerreto, Paparova, bellissimo. E adesso andiamo a vederci i laghi. Lago del Cerreto, laghi del Cerreto. Non so se io ne ho visto sempre uno, però mi sembra che chiamano laghi, forse ce ne sono diversi più lontani dalla strada. E vedo che qui c'è tanta gente, tanta gente. Mai visto le macchine così? Qua li troveremo un bordello, però dai, 5 minuti proprio, un caffè. E poi scendiamo giù e poi dritti per, mi sembra, la strada che va a Reggio Emilia, ma noi poi a un certo punto taglieremo e andremo a vedere un paio di posti che, ma secondo me meritano di fare una piccola visita. Qua c'è un freschino anche al sole, ma proprio super piacevole. Eccoci qua, i laghi del Cerreto, e noi ci piazziamo qua. Eccoci, guarda che carino, bellissimo, bellissimo. Dai, ci prendiamo un caffè se riusciamo e poi ripartiamo. Ciao. Eccoci al Lago del Cerreto. Bellissimo. E coffee break, signori! Ma come? Stai zitta! E ok, lasciamo alle nostre spalle il Lago del Cerreto. Molto bello, tanta gente. Adesso c'è tutta una prima parte di strada molto bella. Sì, la discesa proprio giù qua dal passo è piuttosto in piedi e ci sono un bel po' di tornanti che, se mi ricordo bene, un po' aguzzi. Poi però la strada, dopo questi tornanti un po' tosti, si snoda veramente, me la ricordo bella. Adesso siamo un po' scesi, fa veramente tanto caldo. Ancora qualche curvetta, poi c'è uno stradone abbastanza lungo che ci porterà alla prima tappa conclusiva di questo viaggiotto, che è Castellarano, un piccolo borghetto, un paio di
edifici interessanti, la Rocca e la Rocchetta. Ci fermeremo giusto veramente pochi minuti, se riusciamo facciamo un attimo qualche ripresa aerea e poi taglieremo un po' nella bassa per arrivare all'ultima piccola tappa, giusto una mini visita a Castelvetro, che oltre ad essere anche quello un bel borghetto medievale o comunque sicuramente antico, ha un nome che secondo me mi affascina tantissimo. Castelvetro è un po' un ossimoro, non lo so se è il termine giusto, però è un po' una contraddizione, no? Castello dovrebbe essere solido, questo si chiama Castelvetro, mi piace molto, è molto tolkieniana come nome. E poi saremo già in prossimità di casa. Sono un po' stanco e vorrei, sì, agogno un po' casetta, il mio gattone, una doccia. Rimpiango un po' il clima che c'era al passo del Cerreto, o anzi io l'ho letto valico del Cerreto, che forse non è un passo, non lo so, la sintassi geografica ogni tanto mi confonde. Allora forse siamo arrivati a Castellarano, e qua posso entrare, sì. Sì. Ecco qua, guarda che bello. Sì, decisamente bello. Dai, saliamo un attimo. Cosa faccio io per i contenuti? Ci saranno 50.000 gradi, io stacco tutto e vado su a vedere. Ok, facciamo le nostre cose, poi a dopo scappiamo a casa prima di morire di caldo. Yo! Allora, eccoci qua davanti alla Rocchetta di Castellarano. Dietro non si vede purtroppo, c'è la vegetazione, ma c'è la torre della Rocca. Sono due strutture diverse, fatte in epoche diverse. Il primo è circa della metà del 1400 ed è appartenuto alla famiglia Strozzi. Il secondo invece alla famiglia dei Canossa, in particolare al padre di Matilde, Bonifacio, e poi è passato agli Este. In seguito poi con l'arrivo di Napoleone è stato venduto alla famiglia dei Casali, che tuttora ne mantiene la proprietà. Niente, noi dopo questa brevissima visita ripartiamo prima di morire veramente di colpi di calore e andiamo a vedere qua vicino Castelvetro. Dai, a dopo, ciao! Eccoci qua, l'ultima tappa, si vede il suo skyline, il bellissimo borgo di Castelvetro di Modena. Siamo veramente stracotti, ci arriviamo, perdiamo proprio un attimo sotto, facciamo le nostre cosette il più velocemente possibile. Guarda che bello. E poi a casa, siamo proprio sotto il borgo antico e io mi fermo qua perché più di là non posso andare. Va bene, dai raghi, noi adesso andiamo a fare le nostre robe e poi stacchiamo e ripartiamo. Ciao.
Non ho trovato moltissime informazioni su questo bellissimo borgo, a parte che era sicuramente di origine romana e il cui nome era Castrum Vetus, da qui appunto il nome Castelvetro. Gli studiosi ritengono che a partire dal XIII secolo fosse anche un castello e che avesse una corte molto importante. Nel 1330 Castelvetro è passato sotto il controllo dei Rangoni, poi l'occupazione francese del 1815 e poi gli Estensi, che mantennero il dominio fino all'indipendenza, all'annessione al Regno d'Italia. Ok, raghi, abbiamo fatto proprio una toccata e fuga. Adesso andiamo a casa, non ho fatto neanche l'angolo della storia, vi farò un voice over. Va bene raghi, mi sa che è la prima volta che esaurisco un'intera schedina da 164, vabbè, su 2 giorni effettivamente. E niente, prima che si stoppi tutto, ci salutiamo su questa bella strada che porta da Castelvetro a Vignola. Che dire, sono stati 2 giorni veramente di curve, controcurve, passi, un po' di mare che non vi ho fatto vedere, vabbè, perché non ci sono stato in realtà. E cioè, sono stato al mare ma non sul mare. Io mi sono divertito un botto, spero anche voi. Perciò raghi, a star bene, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!